Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si utilizza la funzione escludi punto vuote in Excel, uno strumento semplice ma molto utile per ripulire i dati eliminando automaticamente le celle vuote all'inizio e alla fine di un intervallo. Anche se è meno potente rispetto alla funzione filtro, escludi vuote ha due grandi vantaggi. È molto efficace nella convalida dati ed è particolarmente adatta quando si lavora con serie temporali o dataset in cui è importante mantenere l'ordine e la continuità dei dati. Inoltre, quando si hanno più colonne con valori mancanti, questa funzione permette di preservare la struttura dei dati senza rischiare disallineamenti, cosa che può accadere con altri metodi di filtraggio. Con questa funzione, in pochi passaggi, potrai rendere i tuoi dati più puliti e pronti per analisi e grafici senza complicazioni. Sei pronto? Iniziamo! Quando vuoi eliminare le righe vuote presenti all'inizio o alla fine di un intervallo, puoi utilizzare la funzione escludi vuote, la cui sintassi è molto semplice e prevede l'inserimento di un solo argomento obbligatorio. Dopo aver inserito le iniziali del nome della funzione, la selezioniamo dall'elenco e come primo argomento selezioniamo l'intervallo. Premendo invio otteniamo l'elenco stesso, poiché all'inizio e alla fine dell'elenco non sono presenti celle vuote. Eliminando però qualche cella all'inizio oppure alla fine dell'elenco, la funzione escludi vuote riscrive l'elenco, pulendolo dalle celle superflue. Quando invece cancelliamo una cella all'interno dell'elenco, questa viene sostituita da uno 0. Vediamo ora a cosa serve il secondo argomento della funzione. Ci posizioniamo qui alla fine, digitiamo punto e virgola e notiamo che il secondo argomento può assumere 4 valori. Inserendo 0, le celle vuote mantengono la loro posizione e vengono rimpiazzate con il valore 0. Inserendo invece 1, vengono tagliate solamente le righe vuote iniziali. Inserendo il valore 2, vengono tagliate le righe vuote finali, mentre con il valore 3, che è il valore predefinito, vengono tagliate le righe sia iniziali che finali. Come avevamo già detto, le righe vuote all'interno dell'intervallo vengono rimpiazzate con il valore 0. A questo punto ti potresti chiedere: non si può ottenere lo stesso effetto mediante la funzione filtro? La risposta è sì, ma con qualche differenza, poiché la funzione filtro è più aggressiva ed elimina tutte le celle vuote, comprese quelle all'interno dell'intervallo, e, nonostante sia più flessibile, come vedremo nei prossimi esempi, a volte può creare qualche problemino. In questa colonna ho utilizzato la funzione filtro e ho filtrato l'intervallo B2 e B17 mantenendo solamente le celle piene, cioè quelle diverse dal valore vuoto. Come puoi notare, i due elenchi sono leggermente diversi. Vedremo che quando si ha a che fare con serie storiche o con tabelle di cui vogliamo mantenere intatta la struttura, è preferibile l'utilizzo della funzione escludi vuote, anche perché per inserirla si può utilizzare una notazione compatta che rende le formule molto più brevi. La notazione è quella che ti ho descritto qui a destra. Per eliminare le righe vuote sia all'inizio che alla fine dell'intervallo, devi digitare un punto sia prima che dopo i due punti che separano la cella iniziale e la cella finale dell'intervallo. Come puoi notare, questo equivale al valore 3 del secondo parametro della funzione escludi vuote. Quando vuoi escludere solamente le righe iniziali, puoi digitare un punto prima dei due punti. Come vedi, le righe iniziali sono state rimosse e le righe finali sono state rimpiazzate con il valore 0. Per eliminare invece solamente le righe finali, dovrai digitare il punto immediatamente dopo i due punti e in questo caso noterai come siano state eliminate solamente le righe finali, mentre le righe iniziali sono state rimpiazzate con il valore 0. In qualsiasi caso, il contenuto delle celle vuote all'interno dell'intervallo viene convertito nel valore 0.
Vediamo ora alcuni esempi in cui questa funzione si rivela davvero utile. Nella convalida dati, escludi vuote è senz'altro migliore della funzione scarto, sia per la semplicità delle formule che per la loro efficacia. In queste tre celle ho impostato tre criteri di convalida. Ora li copio e li inserisco nelle celle sottostanti. Qui puoi osservare la formula con la funzione scarto, qui quella con la formula escludi vuote e qui la formula con la notazione compatta. Quando vengono rimosse alcune voci nella parte finale dell'elenco, le tre formule sono perfette, ma quando andiamo a rimuovere una voce all'interno dell'elenco, la funzione scarto fallisce, poiché manca l'ultimo elemento dell'elenco, mentre gli altri due elenchi di convalida sono corretti. La cosa peggiore però capita quando vengono rimosse le prime celle dell'elenco. Come puoi notare, la funzione scarto fallisce miseramente. Vengono sostituiti i nomi mancanti all'inizio con degli zeri e mancano gli ultimi 4 nomi nell'elenco. Gli altri due elenchi invece continuano ad essere corretti. Dunque, riepilogando, i tre elenchi sono corretti fintanto che si eliminano o si aggiungono righe alla fine, mentre quando vengono rimosse celle all'interno o all'inizio dell'elenco, solamente la funzione escludi vuote nelle sue due forme estesa e compatta garantisce elenchi di convalida corretti. Vediamo ora un esempio con le serie temporali e i grafici. Un'azienda produce pezzi meccanici e durante il primo bimestre del 2026 viene sottoposta a 10 controlli giornalieri casuali della produzione. In ciascun giorno di controllo viene registrato il numero dei pezzi prodotti. Il nostro compito è quello di rappresentare graficamente i dati mediante un grafico a barre. Selezionando l'intera tabella, CTRL asterisco, ed inserendo un grafico a barre, il risultato ottenuto lascia un po' a desiderare, anche se espandiamo orizzontalmente il grafico. Come puoi notare, non vengono visualizzate tutte le date e le colonnine sono molto strette, poiché un sacco di spazio viene sprecato per rappresentare dati inesistenti. In questo caso, la funzione escludi vuote è estremamente utile, poiché elimina le righe all'inizio e alla fine dell'intervallo ed uguaglia a 0 i dati mancanti al suo interno. Infatti, in una serie storica, cioè legata a dati temporali, è utile sapere anche quando i controlli non vengono effettuati. Inoltre, essendo la funzione escludi vuote una funzione matriciale, per rappresentare graficamente i dati, è sufficiente cliccare in questa prima cella e nella scheda Inserisci selezionare Grafici, grafico a barre. Il grafico viene inserito immediatamente e deve essere solamente formattato adeguatamente. Inoltre, siccome le date non sono importanti, è sufficiente graficare solamente la colonna relativa alla produzione e in questo modo possiamo anche dedurre che i controlli sono stati effettuati in un periodo di 17 giorni, all'interno del quale non sempre i dati relativi alla produzione sono stati rilevati. Vediamo ora un esempio con un database a più colonne. In questo dataset ci sono righe vuote all'inizio, righe vuote alla fine e anche qualche cella vuota presenti in ogni colonna, sia perché qualche allievo ha preferito l'anonimato e ha comunicato i voti, sia perché qualche allievo non ha ancora svolto gli esami. Per pulire un set di dati di questo tipo, la funzione filtro non è la scelta migliore, perché involontariamente eliminerebbe qualche riga contenente i dati. Supponiamo ad esempio di includere nella matrice tutte le righe che nella colonna A contengono celle piene, e cioè diverse dalla cella vuota. Chiudendo la parentesi e premendo invio, puoi notare che abbiamo perso i dati relativi a questa e questa riga. Imponendo invece alla colonna B di contenere valori diversi dalla cella vuota, possiamo notare che abbiamo perso i dati relativi a Bianchi Giulia, che non c'è più in questo elenco, Galli Paolo e così via. In situazioni di questo tipo, dunque, la funzione escludi vuote, se vogliamo nella sua forma compatta, con un punto in questa posizione e un punto in quest'altra posizione, si rivela essere la scelta migliore, poiché non perdiamo alcun dato
tranne le prime e le ultime righe del database. Inoltre, con la funzione filtro, in certe situazioni c'è un pericolo: il disallineamento dei dati contenuti in una colonna rispetto ai dati contenuti nelle altre colonne. Vediamo ora quali vantaggi offre la funzione escludi vuote nidificata all'interno di altre funzioni, nello specifico cerca.x. I vantaggi si misurano in termini di prestazioni del software. In questo esercizio, in questa cella, ho impostato una convalida dati con il punto, in modo che l'elenco di convalida si espanda o si riduca in base alla quantità di dati inseriti nella colonna A. Successivamente, utilizzando la funzione cercax, ho cercato il valore contenuto in cella D5 all'interno dell'intervallo A2 a 99 e come matrice restituita ho selezionato l'intervallo B2 B99. Come puoi notare, entrambi gli intervalli sono stati inseriti con la notazione compatta della funzione escludi vuote e in questo modo, come puoi osservare qui in alto, l'elenco della colonna B si arresta al numero 71 presente in riga 19. Questo significa che la funzione cercax, al posto di svolgere i calcoli su un centinaio di righe, li svolge solamente su 18 righe e quindi su dataset di grandi dimensioni si ha un grande risparmio di risorse e un notevole miglioramento in termini di prestazioni. Osserva ad esempio la matrice di ricerca. Contiene solo questi 5 nomi e lo stesso vale per la matrice restituita, che contiene solamente 5 numeri. In questo caso Excel svolgerà solamente circa il 5% dei calcoli che dovrebbe svolgere se non venisse utilizzata la funzione escludi vuote. Per concludere, ti mostro a cosa serve il terzo parametro della funzione e ti faccio notare una leggera differenza presente fra la notazione standard e la notazione compatta di escludi vuote. Quando vogliamo pulire un dataset in cui sono presenti righe vuote all'inizio, alla fine, a sinistra oppure a destra, possiamo utilizzare tranquillamente la notazione compatta della funzione escludi vuote, con un punto qui a sinistra e un punto a destra rispetto ai due punti. Possiamo ottenere lo stesso risultato utilizzando la funzione escludi vuote nella sua notazione convenzionale e dunque come primo argomento selezioniamo tutto il dataset, come secondo argomento inseriamo il numero 3 per escludere sia le righe iniziali che quelle finali e digitando nuovamente punto e virgola possiamo passare al terzo argomento. Qui ci vengono proposte le 4 opzioni presenti anche per il secondo argomento. E dunque, se vogliamo escludere sia le colonne iniziali che le colonne finali vuote, possiamo digitare nuovamente il numero 3. Chiudendo la parentesi e premendo invio, otteniamo un risultato analogo al precedente. In questo caso avremmo potuto semplicemente utilizzare il primo argomento, ottenendo lo stesso risultato. Ma torniamo alla funzione appena inserita. La notazione convenzionale ci consente di operare scelte indipendenti. Ad esempio, digitando 1 come terzo argomento, possiamo escludere solamente le colonne iniziali, mentre digitando 2 possiamo escludere solamente le colonne finali. In questo modo, utilizzando i giusti abbinamenti, possiamo pulire il nostro dataset con scelte indipendenti in base alle nostre necessità. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!